Buongiorno. Paolo Bonora, Aprilia Racing, difeso dall'avvocato Pezzini, che però è in incognito, perché no, giusto, del foro di il foro di Pontedera, il foro del famoso foro di Pontedera. L'avvocato Paolo Pezzini è diciamo così, dietro l'angolo. Buonasera a tutti. Buonasera. Non andiamo in diretta, è un'intervista registrata e quindi si possono fare anche delle retromarce nel caso, ma insomma spero non sarà necessario. Allora, Paolo Bonora è il team manager di Aprilia Racing. Lo vediamo un po' meno perché vediamo Rivola, che è superstar, vediamo Albesiano, che è superstar anche lui, e vediamo meno Bonora, che ha scelto diciamo così una immagine un pochino più, come posso dire, meno patinata no? Però c'è un più lavoro defilata, lo stesso. Più defilata, ok, più defilata. Sì. Però è la persona che ci può rispondere su un sacco di cose relative alla stagione di Aprilia e al progetto di Aprilia Racing, perché diciamo è il responsabile del team manager, insomma, quindi l'operativo è lui. Allora, io un po' di domande le ho. Innanzitutto, ma così inizio con una leggera, facile questa. Quanto può attualmente evolvere il progetto MotoGP? Cioè, se ci fosse una barra di caricamento, no? Come un software, voi a che punto vi vedete dal punto di vista, no? Dell'loading del progetto, dell'evoluzione? Sì. Allora, sarebbe una barra che non raggiunge mai il 100, quello sicuramente, quindi dirti un numero è difficile. Sicuramente stiamo evolvendo, ma non siamo neanche ancora soddisfatti del traguardo che abbiamo raggiunto. Nel 2022 abbiamo fatto molto bene, molto oltre le nostre aspettative, perché ci aspettavamo di partire come primo anno del team ufficiale, che fosse una partenza più soft. Invece siamo partiti veramente bene, veramente. Anche Espargarò ha conquistato tutti i suoi podi e la sua prima vittoria nella prima parte di stagione, ma abbiamo sbagliato qualcosa nella seconda parte del 2022 e quest'anno, siamo onesti, molto trasparenti, non abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo, per cui partivamo come base dalla 2022, credevamo, almeno ci siamo posti come obiettivo di essere nei primi 5 sempre ad ogni gara, e non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, vuoi per condizioni di contorno del meteo, dei crash che hanno subito sia Spargarò che Vignales, sia per scelte sbagliate che abbiamo fatto, ma non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Sappiamo cioè avete quali cambiato marcia, però i giri non sono risaliti più, diciamo, no? Un po' così. Bisogna scalar marcia per farli tornare su. Ecco, vedi, alla fine è così. Ma alla fine voi avete 4 moto, allora va detto che voi avete 4 moto, ma per tanti motivi veramente surreali non sono mai 4 in pista, e questa cosa credo che sia pesante sotto questo aspetto, no? Perché uno avrebbe pensato magari di far crescere un giovane, ma quello si fa male, di avere un pilota esperto a livello quasi, se non anche per chi dice superiore dei piloti ufficiali, ma questo non riesce a performare perché è successo di tutto, no? Quindi a questo punto voi 6 moto vi ingolosirebbe, potrebbe risolvervi qualche problema? Ci avete mai pensato ad avere altre 2 moto? Fermo restando che non è possibile, è chiaro, no? Lo sappiamo, però. Allora, intanto bisogna che gestiamo bene queste 4, sicuramente. Non abbiamo ancora sfruttato tutto il potenziale di averne 4. Come hai riassunto molto bene, per incidenti vari, vedi Oliveira già dalla prima gara di Portimao, che è rimasto assente per un bel po' di gare, e ancora si trascina quell'infortunio perché non è ancora al 100% purtroppo, gli fa ancora male la spalla, per cui non riesce a forzare come vorrebbe. Ci stiamo trascinando dietro degli infortuni e degli incidenti che non ci hanno permesso di vivere appieno la situazione delle 4 moto in pista.
Avere 4 moto in pista, l'hai detto tu, bene, molto bene, ci permette di avere più dati, più stili di guida, più commenti, possiamo vedere, avendo 4 piloti abbastanza diversi tra di loro, Sì. di vedere curva per curva chi è più forte, perché non è detto che uno non possa migliorare dagli altri, anzi, ognuno ha il suo stile di guida per cui si può imparare in ogni curva e si può migliorare sessione per sessione analizzando i dati di tutti e quattro, cosa che purtroppo non siamo riusciti a fare durante questa prima parte di stagione perché non avevamo quasi mai 4 moto in pista, le abbiamo avute per poco e ti dirò, le abbiamo avute solo nel primo test di Sepang e nelle primissime fasi della gara di Portimao. Poi Beh, però basta. era un po' presto. Allora io Era un po' presto. mi permetto anche di dire che forse Raul, che era il Fernandez più quotato teoricamente, è il Fernandez che sta facendo più fatica in questo momento. Ora, per qualche motivo non lo so, però forse magari voi avreste pensato di avere un fuoriclasse, perché in Moto 2 questo era una costa, e invece forse fa un po' di fatica. Immagino che siano delle concause. E quindi voi in teoria a RNF avreste Sì. affidato un lavoro particolare che non stanno facendo per tanti motivi che ci siamo detti, oppure c'è un programma che voi pensavate di sviluppare parallelamente al vostro, immagino, ma che è un po' indietro? Cioè, come funziona questa cosa No, qui? allora ti dirò, non è che abbiamo pensato a un programma particolare per loro, anzi, la nostra idea sin dall'inizio del campionato era quella di fornirgli la base più consolidata possibile che veniva da delle moto abbastanza buone che erano le 2022, gliele abbiamo date a fine stagione con materiale nuovo e materiale revisionato dell'anno scorso, ma il programma di base e l'obiettivo di base era quello di lasciarli lavorare nel più serenità tecnica, lasciami il termine, possibile, quindi di non portare soluzioni particolarmente nuove da loro, almeno nella primissima fase di stagione, in maniera tale che capissero bene la moto, visto che venivano da moto diverse, e quindi che intanto consolidassero la loro posizione, che capissero bene la nostra moto e nel momento in cui avevano una buona base e una solida base tecnica, ecco, da lì in poi l'obiettivo poteva essere quello di fornire qualche soluzione che pensavamo migliorativa, che abbiamo trovato magari al test team o che avevano già provato i piloti ufficiali, per portare avanti anche con loro e sentire anche le loro opinioni. Questa era Quindi immagino che sia tutto saltato, cioè sia molto saltato questo, no? Quindi... di base si sono viste, di novità le fork wing, quelle che avete visto attaccate sulle forcelle, quelle Sì. le hanno usate anche dal lato di RNF, ma di base è la moto ancora 2022. Quindi, Ma adesso io estetica a parte, è così diversa? Ci sono tante, voi avete evoluto sì, molto, sì, vero? sì, Dal sì, punto di sì. vista... C'è stata un'evoluzione tra la 2022 e la 2023. L'evoluzione ha investito tutte le aree. Quella che Sì, più è evidente è la parte aerodinamica, dove aerodinamica, certo. si è estremizzata ancora di più. La parte di carena effetto suolo, quella con ancora più protuberanza verso la parte esterna. Lo Si squalo so- martello, diciamo, che avete fatto, che avete portato in pista, no? sì, Sì. sì, 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 che siamo stati i primi a portarlo l'anno scorso. Ah, tutti i piloti l'hanno apprezzata, per cui abbiamo di base dato quella soluzione alla RNF e ne abbiamo sviluppato una ancora più ottimizzata per il team ufficiale. Allora io... Abbiamo un forcellone diverso, Ok. abbiamo un'ala diversa davanti anteriore, abbiamo i condotti sul cupolino per ottimizzare la fluidodinamica della parte anteriore della moto e abbiamo La degli coda. sviluppi che sono meno, sì, la coda anche, la coda. Abbiamo portato anche la soluzione dell'ala, ecco adesso che mi fai venire in mente, dell'ala posteriore, è una soluzione che possono usare anche dal lato di RNF, quella sopra la coda.
E relativamente alla differenza tra 2023 e 2022 c'è anche qualcosa a livello di motore. Abbiamo due specifiche di motore, la specifica di motore per gli ufficiali e la specifica di motore per RNF. Quindi Avete uno step qualcosina. diverso, ok. Mi sembra di capire che la moto, a parte l'anteriore cioè, è abbastanza modulare la 2022 e la 2023 rispetto alla 2022, anche guardandola. Sì, Me le sono sì. guardate un po'. Ecco, forse vabbè, dovrei tirare fuori una foto, ma non ci ho pensato e va bene. Però comunque diciamo che a parte l'anteriore dove non ci si può mettere mano di fatto senza cambiare tutto, dal serbatoio in poi molte cose sono intercambiabili se non ho capito male, giusto? Mi Allora, potete... non sono così facilmente intercambiabili, ti dirò, ad essere onesti, non è che possiamo pensare di sostituire parti da una moto all'altra, perché in realtà il lavoro che abbiamo fatto durante questi anni le idee che avevamo ci hanno obbligato a cambiare abbastanza di anno in anno, per cui portare delle soluzioni dalla 2023 alla 2022 che non siano esterne come le cornering wing, scusa, le fork wing sulle forcelle non sono così facili da implementare. Allora, Ecco, questa è la questa qui, 2022, sì, questa è la 2022, questa qui. ok, dovrei metterle vicine, ma non ci ho pensato. Ok, beh, insomma, qui si vede... Ce n'è un bel po', anche il lato anteriore, ecco quella che vedi sotto lì, sull'attacco della forcella rossa, Sì, sì, sì. che copre i dischi, è un ulteriore studio che abbiamo fatto a livello di No, aerodinamica. vabbè, ma E, l'approccio all'avantreno è completamente diverso, no? Voglio dire, mi sembra di capire, sì, sì, è evidente che le motociclette sono diverse. Ora, sì, sì, bravi sono gli RNF a non farlo notare dal punto di vista grafico, però insomma le moto si vedono. C'è molta più sì, sì, differenza sì. fra le due Aprilia che fra le due Ducati, per intenderci, mi sembra di capire. Ok, però io una domanda, adesso devo fare una domanda stronza, perché, ma tutta questa roba... che è utilissima per le corse, ha una qualche utilità nei confronti della produzione di serie, perché uno fa le corse per vincerle e per il prestigio, per il brand, va bene, però voi siete ingegneri, io sono un analista di dati, non sono un ingegnere, però voi siete ingegneri e quindi immagino che voi qualche cosa di queste vorreste portarla sulla produzione, non dico subito, non dico tutta, ma qualche cenno, qualche polvere. No, invece io vedo sempre più La lontane le parola moto da giusta è corsa. cenno, bravo. La parola è cenno, richiami, quello che di buono Approcci, c'è, esattamente, linee di tendenza, filosofie, queste sono le parole giuste. Quindi ovviamente non si può portare esattamente così come sta dalle corse alla produzione perché è improponibile a livello di progettazione, a livello di materiale, a livello di costi è assolutamente improponibile. Ma i concetti e le filosofie, quelle sì, per cui nelle ultime RSV4 si è visto già la parte di ale anteriori che cominciano ad affiorare. Nella X30, che è una serie speciale nostra che abbiamo fatto in pochi esemplari, ecco che ci abbiamo messo una bella ala anteriore sulla base di quella sviluppata dalla MotoGP. Stiamo pensando anche ad alcuni concetti che adesso non vi posso dire perché per non svelare prodotti che verranno fuori in futuro, ma ci sono altri concetti che in produzione stanno pensando, richiamando ecco, però dalle io mi corse. sento di dire che l'ala, con tutto il bene, a parte l'appeal che uno smanettone potrebbe, diciamo così, contrarre, io mi sento di dire che sulla Flaminia, dove abito io, e immagino, e anche sulla Pontebana, per citare una strada più vicina a Sì, te, sì, sì. no? O sulla Iesolana, immagino che l'ala abbia, non so se mi posso permettere, un senso, Un effetto. Allora, quelle ali là, un'utilità poco percepibile, insomma. difatti, per un utilizzo prettamente stradale non hanno quella grossa utilità, anche perché cominciano a lavorare per velocità alte, quindi Appunto. Quindi mi devi spiegare tu se forse non è meglio un cambio, non lo so, una strumentazione, una diagnostica piuttosto che... Cioè io sono sempre molto legato al fatto che le corse a un certo punto devono cercare di mantenere un rapporto con la realtà.
cioè certo che non puoi più fare come negli anni 70 dove portavi il carburatore che avevi sviluppato per le corse e lo montavi sulla moto di serie, non lo puoi più fare, però io le vedo sempre più lontane e credo che se le vedo più lontane io, il rischio c'è che anche chi guarda le corse veda queste cose come più come lontane, no? Che dopo fa bene alla Superbike questo, ma voi in Superbike non ci siete, quello è un altro discorso e non lo facciamo. Però, Allora, ecco, tieni conto che mettere sulla moto qualcosa che effettivamente non ha nulla di vantaggioso dal punto di vista tecnico non ha senso. ok, Mentre quello che invece può dare anche un minimo di vantaggio tecnico, che sia una riduzione di consumi, un miglioramento sulla ok. stabilità in frenata, una sicurezza in più, anche se non raggiungi i livelli di performance che potresti ottenere in pista, è comunque qualcosa che vale la pena di portare in ambito Quindi no, va produzione. bene, io volevo In sapere ambito questo, quindi produzione. esiste un collegamento, ci sono dei Sì, cenni non più marcati come 10 anni fa, ma ci sono comunque dei cenni, però il costo è alto, mi sì. permetto di dire, cioè state lavorando 1000 per portare su strada 10, mentre una Ma volta il rapporto... anche Esatto, mentre una meno, volta comunque il rapporto assolutamente. era meno violento, una volta sviluppavi 30 e portavi a casa su strada 15, adesso sviluppate 1000, questa era la mia critica, ecco, dopodiché Questa, io non è che... ma è assolutamente vero ed è assolutamente ragionevole che vada e sempre più sarà così perché dal lato produttivo si cerca di rendere sì più efficiente dal punto di vista delle performance dei consumi, ma si guarda sempre con più dettaglio a livello dei costi e delle performance economiche, ecco, per cui componenti che non siano efficienti da quel punto di vista lì difficilmente troveranno la No, strada della produzione. perché poi i giapponesi, allora gli italiani fanno ancora le moto da corsa che costano 30.000 euro, i giapponesi invece non le fanno più, fanno i bicilindrici paralleli e grandissimi container di motorini e quindi io la domanda che faccio è, forse non per tutti le corse sono strategiche per l'immagine e la vendita delle moto, forse per Questo è Aprilia vero, che ma per noi sono ancora strategiche, nel voi senso siete il che braccio sportivo di Piaggio e quindi giustamente, esattamente, noi siamo il va bene, braccio va bene. sportivo e tecnologico di Piaggio, per cui ci piace mostrarci dal punto di vista tecnologico e mostrare quanto Piaggio sia performante dal punto di vista tecnologico e davanti anche nella tecnologia, non solo nelle corse con noi, con Aprilia Racing, ma anche dal punto di vista dell'elettrico, con tutti i Oh, sistemi che si stanno adesso, sviluppando. ecco, adesso devo fare la domanda. Quindi i giapponesi la stanno buttando sull'idrogeno, dicono, o sull'ibrido. Poi c'è Ducati che sta facendo l'elettrico, no? Voi state facendo qualcosa? Cioè Aprilia come racing è stata chiamata da Piaggio oppure vi siete sentiti voi, cioè Giovanni Aprilia e Franco Piaggio, si è sentito, anzi Beppi Aprilia perché è annuale, si è sentito con Duccio Piaggio per fare qualcosa insieme di strategicamente sensato nel racing con le nuove tecnologie, elettrico, ibrido, non Allora, lo so. per il momento Aprilia Racing è totalmente concentrata sulla MotoGP. Tieni conto che noi siamo anche più piccoli delle altre realtà, per cui sarebbe difficile per noi puntare anche a tecnologie diverse quando la MotoGP ci sta attualmente assorbendo il 100% delle risorse. Quindi la capacità tecnologica ci sarebbe assolutamente. Tuttavia in Piaggio c'è già un reparto dedito allo sviluppo dell'elettrico, sia a livello europeo che anche in America c'è un centro molto importante di sviluppo di tecnologie che è molto avanzato, per cui come prima base per Piaggio fanno riferimento a Pontedera e in America. Quindi quando ci sarà da Noi, fare le moto da corsa elettrica vi chiameranno e non vi c'è daranno... problema, non c'è certo, non problema. c'è problema. No, perché io ho una preoccupazione, non perché sia contro Ducati, ma perché sono sempre per un certo equilibrio nel racing. Cioè, se un giorno apriranno il campionato ad altri marchi, Ducati si troverà con 3-4 anni di dati e di vantaggio rispetto alla concorrenza qualunque essa sia, perché ha già sbriciolato ogni riferimento
di Energica, non avevo dubbi, insomma Ducati non ve la devo spiegare io come lavora, e fra 3-4 anni potrebbe avere, con un monomarca, con migliaia, milioni di giga, di tera di dati, potrebbe avere un vantaggio troppo competitivo. Non c'è un treno che oppure pensate che comunque si possa prendere sempre questo treno qui? Allora, qua hai posto una domanda molto, molto importante che riporta assolutamente alla luce lo stato del campionato, che bisogna rendere assolutamente merito a Ducati, sia dal punto di vista tecnico dell'aver raggiunto gli obiettivi che ha raggiunto, ma anche sportivo, perché avere 8 moto in pista ed avere la Moto E vuol dire che han lavorato assolutamente bene. Tuttavia, dal punto di vista del campionato, sarebbe quanto mai opportuno che ci fosse una equità una distribuzione dei poteri tra le varie case un po' più equa, in maniera tale che non dico che ogni casa abbia 4 moto in MotoGP, ma questo sicuramente, questo sicuramente riporterebbe a un campionato più equo. Dal Allora, punto di vista... dal punto di vista del regolamento, scusa se magari ci sono due interventi che si possono fare. Uno è quello del palinsesto, giusto, della riorganizzazione del programma di gara, Del format, sì. del format del palinsesto, perché poi io chiamo palinsesto perché è innegabile che tutto questo regolamento sia È legato uno alle show. televisioni, è uno Sì, show. bravo. Nessuno, cioè, è televisione centrico, media centrico, non è racing Sì, centrico. sì, 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 Quindi è chi vero. dice questo, chi dice il contrario mente. E È vero. il secondo approccio regolamentare è quello delle famose concessioni. Ok? Yes, Allora, yes. io vorrei dire questo. Allora, se parliamo del regolamento del palinsesto, io sono d'accordo sul fatto che la maggior parte degli infortuni, degli incidenti tecnici, delle sviste, delle defiance che non si immaginerebbero mai di avere sono legate all'eccessivo stress del meccanismo team, pilota, sforzo, cioè il commitment voglio dire, È alto. eccessivo, cioè si entra in pista per fare il tempo, è sempre stato così, però il tempo è vincolante, mentre una volta tu costruivi il tuo weekend di gara volta per volta e quindi diciamo che partivano tutti uguali. Se invece una moto è già Esatto, più performante con molti più dati, tu il venerdì se hai due moto o una situazione di svantaggio sei già più svantaggiato rispetto ai tuoi competitor. esattamente, esattamente, esattamente. Un tempo si aveva a disposizione più giri in pista che potevamo usare per settare la moto, per prepararci e per analizzare i dati, per mandare dentro una nuova mappa, per ricentrare le geometrie, gli assetti e per permettere ai piloti di tornare di nuovo con la mente su questa pista, cercare di capire quali sono le linee, cercare di capire quali sono i punti più delicati a cui prestare più attenzione, ma era un processo, come hai detto giustamente tu, evolutivo lap by lap, quindi si permetteva al pilota di arrivare al momento della qualifica che era più preparato, con moto più preparate e soprattutto con pista più preparata, quindi con più gommata e meno sporca. Si Adesso potevano il anche format, recuperare delle situazioni, delle momentanee perdite della strada, no? Cioè assolutamente, potevi trovare una assolutamente, soluzione. di tornare eh, indietro, capire meglio quali erano le strade più buone e scartare quelle che invece non hanno portato alle soluzioni attese. Mentre adesso con questo format ti capita il più delle volte sei sempre in qualifica. Tu devi stare per forza davanti per permetterti di accedere alla Q2 direttamente senza passare per la Q1. Perché? Perché essere in Q2 ti permette poi di essere davanti come griglia di partenza, che è un'altra chiave per, per questo format di quest'anno e soprattutto degli ultimi anni con queste moto qui, che è diventato sempre più difficile sorpassare. Tu devi stare davanti per non scaldare le gomme, per non forzare a fare sorpassi con il gruppo dietro dei tuoi avversari e quindi arrivare con gomme più dure
con di difficile gestione e quindi con più facilità di crash. Allora, Quindi con questo non questo è nuovo... colpa di Ducati però, eh. No, no, Cioè, no, voglio no, dire, allora, sul no, fatto che non vi potete sorpassare, la colpa è anche vostra, perché avete fatto assolutamente. dei turbo daily ormai sono larghi e non si può. No, diciamo che la situazione è come la corsa agli armamenti, no? Uno inizia e dopodiché non si può pretendere che l'altro non faccia niente, corretto? Quindi voglio dire, però Yes. allora questo è uno degli aspetti, quindi bisognerebbe lavorare su questo tipo di palinsesto. Voi siete stati, voi Aprilia, ma a partire da Aleix, credo che siate stati i più duri e i più diciamo netti su questa cosa qui, cioè sul fatto che lo spettacolo non è dato dallo scannamento da piloti da minuto uno, ma è dato da quello, cioè, allora io ho una concezione, a parte io sono anche contrario alla sprint race e dopo vorrei chiederti cosa ne pensi tu. Per me l'apice dello spettacolo della MotoGP è la domenica, cioè la gara, non è la conferenza stampa del giovedì, vuoi più bene alla mamma e al papà, la motocicletta che tifi per il Real Madrid, e quello gli ha detto quello, e lo scannamento che inizia da giro 1 dell'FP1, no? Per me, e quindi io sono favorevole a questo tipo di palinsesto. Su questa cosa si può tornare indietro? Cioè, credo che sia il problema più facile da risolvere, no? Bisognerebbe rinunciare a un po' di TV, cioè a un... Allora, detto tra noi, secondo me era abbastanza facile, si è proposto all'ultimo meeting in IRTA, eravamo tutti concordi sul portare la P1 a diventare FP1, quindi di non avere due sessioni abilitanti alla qualifica il venerdì, ma averne solo una. Senza cambiare altro, non è che chiedevamo chissà che grandi modifiche, quindi avere la possibilità in FP1 di poter lavorare senza il patema d'animo di avere il pomeriggio del venerdì con possibilità di pioggia che quindi Certo. imponeva di mettere su la gomma nuova già dalle primissime uscite del venerdì mattina. Quindi io sono assolutamente favorevole a questo format qui, anzi ti dirò che la sprint race mi piace. È un po' aggressiva, questo sì, Sì. perché è o tutto o niente, quindi van dentro e ci danno a tutto gas da subito, quindi siamo al limite dalla parte dell'aggressività, però dal punto di vista dello show bisogna riconoscere assolutamente che è qualcosa che penso piaccia, penso piaccia Purtroppo a anche casa. dal punto di vista ospedaliero, però, Sì. perché Sì, bisogna perché quindi sì, sì, bisognerebbe trovare un sistema per non essere così aggressivi durante la gara. So che è difficile, ma qui abbiamo rischiato di perdere tanti piloti e non ce lo possiamo più permettere. Questo ecco, ma è, io questo paragono i piloti adesso senza offesa, a dei cani, no? Ma a dei pitbull, quelli se tu li metti di fronte non è che non si mordono, uh. cioè, quindi è impossibile, no? Quindi io penso che si potrebbe fare qualcosina in più dal punto di vista delle qualifiche, per me il giro secco da soli potrebbe essere una forma di spettacolo, e sulla sprint Potrebbe race ho i essere. miei dubbi perché ripercorre una strada di omologazione di campionati tutti uguali che secondo me non possono essere tutti uguali. Vabbè, ma di questo potremmo parlare per ore. Allora, Per ore, l'altro, per ore. sì, perché è proprio una discussione da prosecco, ma quindi noi Sì. non ce l'abbiamo e quindi non possiamo. Allora, invece poi c'è un altro tema delle concessioni, che allora io ho un po' studiato, adesso tu mi dici se ho studiato bene. Sì. Allora, dal 2014 ci sono, poi li hanno un po' sistemate. Allora, le concessioni in cosa consistono? 2 motori più, 9 invece di 7, corretto? O 8 o 10 in funzione del numero di Ok, gare che si fanno. certo. Sì. Allora, l'obbligo, cioè, sono motori aperti, quindi non li devi sigillare, non li devi punzonare, ok? Quindi ci puoi mettere le mani, corretto? In teoria. Eh, Diciamo che tu li devi punzonare, ma non sei obbligato a seguire un'unica ok, specifica. perfetto. Quindi poi ci sono 3 wild card in più, dovrebbero essere 6 invece di 3, poi 5, sempre dipende dalle 5 gare. o 3. 5 o 3. Quindi 5 a 3, Se va bene. 5 o 3. Ok, e dopodiché puoi testare anche più vicino alla gara, puoi fare un po' più, diciamo un po' Puoi come ti testare pare. dove vuoi, Sì, non sei obbligato
a testare in 3 circuiti che tu nomini a inizio del campionato. Quindi tu Esatto. decidi Jerez, Misano, Valencia, puoi andare col tuo test team a testare solo in quei circuiti lì. Ed E in invece più le concessioni ti lasciano, e poi ci sono e i ti punti, puoi scegli. girare in ogni circuito, mentre avendo le concessioni possono provare anche i tuoi piloti ufficiali, Beh, è tanta roba, mentre cioè, senza voglio dire. concessioni può provare solo il tuo test team. È tanta Esatto, roba, sì, è è tanta tanta roba. roba. E le concessioni si perdono andando sul podio vincendo le gare. E quindi Hai un sistema di 6 punti dove fai e 3 punti se vinci, 2 punti se sei secondo, un punto se sei terzo e bravo. poi li perdi. Quindi è anche, diciamo, facile perdere le concessioni, perché se un giorno piove e tu, scusa il francese, hai un po' di culo, vedi No, Binder. mi sembra di ricordare che non valgano le gare su bagnato, solo in condizioni di Ah, asciutto, ok, però se non comunque va ricordo bene. male. In caso di, comunque di situazioni eclatanti, cioè, se fai 6 punti ce la puoi fare a farle, ecco. Ce le puoi fare, noi fortunatamente l'anno scorso le abbiamo perse, sì, E sì, quindi, sì. allora, cambia molto. Allora, le concessioni vogliono reintrodurle, però qui c'è un dibattito, no? Allora, voi siete dalla parte di quelli che ne avete usufruito perché eravate casa entrante e quindi aveva un senso, diciamo così, anche per Suzuki all'epoca, far favorire l'ingresso di nuove case dandole delle concessioni, perché lo sviluppo non si inventa. Però in questo caso non stiamo parlando di case entranti, stiamo parlando di case che senza concessioni rischiamo che diventino uscenti. E il principio è opposto, cioè non so se mi sono spiegato, cioè non è un incentivo come a un giovane per fare impresa, è un incentivo a un vecchio per non fargliela chiudere. Quindi voi... Ma è assolutamente, hai centrato la questione. Non è di così facile interpretazione. Quello che mi viene da dire è che per noi è stato molto molto difficile arrivare dove siamo arrivati. Abbiamo utilizzato le concessioni che erano scritte già dal 2014, che erano regole ben chiare. Ci siamo attenuti a queste regole e siamo arrivati dove siamo arrivati. Quindi non è così facile adesso concedere ad altri in corso d'opera una variazione di questo sistema regolamentare. Non avendo ancora deciso nulla, comunque non siamo miopi di fronte al problema che presenta il campionato. Vedere Honda e Yamaha di due realtà così importanti, questa difficoltà sicuramente non aiuta. E come abbiamo detto prima, è inutile nasconderselo, questo è uno show, è uno show mediatico e abbiamo bisogno anche di realtà come Honda e Yamaha con campioni come Quartararo e come Marquez Allora, loro, che possono esprimersi. loro non Quindi hanno mai usufruito delle ci sarà concessioni. l'opportunità, siamo aperti anche a parlarne, questo Ok, è il allora messaggio. voi siete aperti perché siete un po' più morbidi, qualcun altro un po' più duro. In realtà Honda e Yamaha non hanno mai usufruito delle concessioni perché non si sono mai trovate, no, in una zona di ingresso postumo della MotoGP, mentre Ducati era uscita poi è rientrata, Aprilia era uscita poi è rientrata, quindi si è trovata in una situazione, no, di reinserimento. Però il problema però è questo, cioè cambia lo spirito della concessione. È molto pericoloso il precedente, perché altrimenti allora io potrei lasciare 2 anni e poi tornare e ottenere delle concessioni, oppure lavorare meno duramente di Aprilia e Ducati per 3-4 anni, vivendo, che ne so, di rendita quando me lo posso permettere, e poi avere no? E poi soprattutto la concessione sarebbe basata sempre sulla prestazione, quindi poi dovesse andare male per qualche anno, non lo so, KTM potrebbe avere, no? E quindi Difatti l'apertura a parlarne è per poter discuterne insieme, ma non siamo assolutamente disponibili a buttar via tutti i sacrifici che abbiamo fatto noi, tenendo conto di quello che potrebbe succedere effettivamente, quello che hai detto tu, potrebbe succedere, quindi potrebbe dare intanto l'alibi e potrebbe dare un precedente per cui creerebbe delle situazioni veramente spiacevoli e sarebbe difficile per tutti gestirle, per cui bisogna stare molto attenti anche quando si concedono queste deroghe perché
se non studiate nel corretto modo, se non sono robuste abbastanza, possono creare solo Dei delle difficoltà in precedenti, futuro, dei precedenti pericolosi, sì. modificare le strategie sportive e industriali a medio termine, questa è la verità. Allora, perché Esattamente. i giapponesi, sei d'accordo sul fatto che la MotoGP sta diventando una EuroGP, dove i giapponesi gli interessa sempre meno e gli europei che vendono le moto da corsa, perché voglio dire campano presumibilmente di questo, Ducati se non vende le moto da corsa va bene, sì gli scramble, però il DNA di Ducati è quello. Aprilia allo stesso modo comunque ha un interesse sportivo di un certo tipo, KTM non ne parliamo, loro non vendono i motorini, Piaggio li vende ma Aprilia è un'altra cosa, è il vostro discorso un po' particolare, cioè le cose giapponesi non sono combattive, non hanno quella fame lì che avevano una volta quando si dovevano affermare contro gli inglesi e gli italiani, no? All'inizio della loro storia. E adesso, allora, il problema è quanto vale, cioè io ho parlato di EuroGP, no? Sembra sempre di più un EuroGP, quanto vale un campionato senza giapponesi? Cioè quanto varrebbe? Mancano già Suzuki e Kawasaki, però sai uno bene o male è abituato a queste case, sono un po' naif loro come case, mentre Honda e Yamaha che manchino è preoccupante se manchino. Sicuramente perderebbe valore, sicuramente. Avere Ducati, Aprilia e KTM già dà buon lustro al campionato, ma per poter competere, vincere e batti anche i giapponesi, ecco che la tua vittoria vale di più, sicuramente vale di più. Quindi non ti so dire quanto perderebbe, ma sicuramente perderebbe del valore. Non avere i giapponesi, anche la perdita di Suzuki è stata qualcosa che non ha fatto bene al campionato e ha preso tutti di sprovvista, non ha fatto sicuramente bene al campionato, non vorremmo ripetere una situazione di questo tipo. Va bene, allora adesso voglio parlare dello steward panel perché la mia impressione, dimmi se sei d'accordo, è che l'elemento, cioè sia stato inserito un elemento di discussione per un pubblico che non è più quello di una volta che sapeva tutto sulle moto, e vedo un pubblico diverso, un pubblico più generalista che per essere coinvolto ha bisogno di temi diversi. Ha bisogno della VAR, della moviola, del gossip linea verde, linea bianca, del biscotto, di quello ha detto a quello che lui non va lì perché lui invece quando... Cioè, ho come l'impressione che ci sia stato inserito un elemento tipo da grande fratello e che lo steward panel abbia un potere eccessivo e intervenga troppo spesso, cioè mi sembra tanto quelle macchine, io ho tutte macchine americane, te lo dico, degli anni 60 e 70, io non ho né controllo di... Sì, tutta quella robaccia lì. E invece mia moglie ha una macchina moderna e ogni volta che faccio qualcosa mi suona perché mi vuole correggere, mi vuole portare dentro, mi entra cioè io non guido più. E quindi non so se mi sono spiegato, lo steward panel assomiglia molto a questo, mi sembra un incentivo per un pubblico che altrimenti non avrebbe di che parlare e non potrebbe seguire le moto. E quindi tutte le decisioni mi sembrano ravvivanti, mi sembrano, no? Un po'... Cioè, Ma io non l'ho vista in questo senso qua. Sì, certamente il mondo è cambiato, sicuramente vogliono anche il lato più nascosto dei rapporti personali tra i piloti. è la parte social, sì, Quello sicuramente fa parlare a un pubblico più generalista, che è giusto che ci sia perché è giusto coinvolgere anche una platea più ampia. Ma non l'ho visto, a dirti la verità, questo questo messaggio degli steward panel come parte attiva della discussione quindi tu non mediatica. lo trovi invasivo? No, non lo trovo particolarmente invasivo. Ti dirò che in realtà c'è stato dal punto di vista sportivo, proprio all'interno del paddock, molti casi che hanno suscitato delle polemiche, ma quello che ho visto c'è stata sicuramente un'apertura da parte degli steward nel cercare di capire cosa i piloti e i team manager ne pensavano a proposito di casi ben specifici avvenuti nel passato. Hanno voluto sapere la nostra opinione per cercare di coinvolgerci il più possibile ed evitare situazioni di discussione o di reclami post gara. Quindi li ho visti aperti da questo punto di vista. Certo,
c'è tanto da fare perché la competizione è diventata sempre più serrata. Si va a trovare anche il cavillo della questione regolamentare pur di ottenere, di ottenere dei vantaggi, come è giusto che sia, perché si deve sfruttare il regolamento sempre in ogni situazione, ma è un processo che si sta evolvendo sicuramente e si sta evolvendo anche con il contributo da parte dell'organizzatore e da parte anche dei team, perché Quindi per fa voi bene, Stuart Panel così interventista è positivo per te? Io... ma guarda che lo è stato, ti dirò molto onestamente, lo è stato molto di più sulla fine dell'anno scorso, durante l'anno scorso, nella primissima parte di questo campionato, ma ultimamente li vedo molto meno interventisti. Beh, Sono sincero, perché non... fra Moto2 e MotoGP hanno cambiato, va bene, il discorso di Acosta è un discorso a parte, Moto 2, Binder Moto 3, Moto 2, Moto 3 non dico perché non è il nostro campo attualmente, ma nella parte MotoGP ci sono stati, diciamo, sono stati molto più, ehm, misurati. hanno lasciato più correre, non sono più intervenuti Vabbè, più di tanto. Binder non è d'accordo in questo momento. Beh, no, Va- ma lì non era una questione di, ecco, attenzione, lì non era una questione di interpretazione. Lì ci sono dei sensori sotto della pista che rilevano se una moto transita sopra il Sì, verde, sì, quindi sì, no, quello ma c'è il non è discorso di... interpretabile, non è No, no, interpretabile. ok, però, però Martina ha avuto un approccio diverso. Allora, io adesso volevo farti vedere dei gentiluomini qui. Sì, Se ci fosse un supermercato con dei piloti da comprare, come quei giochi dove sei virtual manager, eccetera, tu non ah, sei ok, neanche, sì, non sì. sei neanche virtual perché siete manager e quindi voglio dire, li voglio comprare. Allora, qui se fosse un supermercato, a parte che sto notando che le sopracciglia dei piloti sono sempre più scolpite e questa cosa mi preoccupa moltissimo. Va bene, ma comunque al di là di questo, questa è una considerazione mia personale. Qui voi fareste la spesa qui oppure andresti a guardare da qualche parte nel caso doveste eventualmente fare una sostituzione barra integrazione di piloti? Allora, sarò molto molto diretto. Noi abbiamo già fatto la spesa, sono i quattro che tu vedi, guarda, vai un po' più su. Il primo è il 12, Maverick Viñales, il secondo è qui sotto il 25, eccolo qua, Ah, Raúl li Fernández. conosco, i piloti Aprilia, cioè non è che c'è Li bisogno. conosci, sono i Allora, nostri quattro, non li abbiamo allora, ancora, ti dico, messi in condizione. Ecco, Espargarò è venuto fuori qui ad Assen, fortunatamente, ma sì. ancora sta soffrendo per il tallone che sfortunatamente al Mugello si è rotto. Quindi, per un motivo o per un altro, noi una gara dove avevamo tutte le cose al proprio posto e al 100% non l'abbiamo vissuta. Quindi Quindi mi hai dato veramente per una ora rimaniamo su risposta. questi quattro e siamo contenti con questi quattro. Allora, 4 più Lorenzo che ha fatto una grande gara ad Assen. Esattamente, eccolo qua, che ha fatto una Sì, grande certo, gara, bisogna riconoscergli che è stato molto bravo, anche perché come tester non è mai facile girando meno degli altri in situazione di gara, quindi veramente tanto di cappello a Lorenzo Savadori che ad Assen ci ha veramente regalato una bella soddisfazione. sono assolutamente d'accordo. Quindi, però questa risposta non mi soddisfa perché è evidente che Vignales non si è espresso proporzionalmente alle aspettative. Ma sai che Eh, ancora noi, ma sai che ancora noi avremo la testa dura, dimmi quello che vuoi, ma noi ci crediamo fermamente in lui. Ah, veramente. Ah, eh, qua ha esagerato, non c'è nulla da dire, qua ha esagerato, gliel'abbiamo detto. È partito arrembante troppo, è arrivato veramente più veloce a quella curva, quindi è caduto, ma era strano se rimaneva in piedi perché con quella velocità d'ingresso era molto difficile controllar la frenata e l'ingresso in Però fra curva. sfortune e cose anche lui è un Oliveira
diciamo, per fortuna più fortunato dal punto di vista dell'ospedaliero, però comunque gliene Sì. capita anche una tutta. Ma quindi voi alla fine, insomma, Marquez proprio non lo volete, cioè non lo vorreste, voi lo sapete che c'è Allora, un mondo che pensa. Marquez è assolutamente un campione. Chi non vorrebbe Marquez? Tuttavia i nostri Beh, piloti sono... Domenicali non lo vuole, ha detto che lui Ah, non lo lui non vuole. lo vuole. Ma sì, però lo posso capire perché Ducati, io ho fatto anche dei video, Ducati effettivamente non ne ha bisogno, cioè voglio dire, nella situazione di universalità, di moto universalmente funzionante, perdonatemi, che fa giocare il podio, ma non voglio offendere nessuno, a Marini, a Martina, a Zarco, cioè a tanti piloti così diversi, è evidente che secondo me può avere un senso, è una risposta credibile, cioè ci posso credere, perché magari creerebbe degli scompensi a livello di interni del team, è una figura ingombrante, quindi io posso capire che Domenicali nella sua situazione possa non volere Marquez, ok? Sì, sì. Però Comunque no, è innegabile che sia stato ed è un grandissimo campione, per cui onore e meriti a quello che ha fatto e che sta facendo tuttora, perché sappiamo che comunque ha passato dei momenti difficili e adesso sta passando dei momenti difficili. Tuttavia, in questo momento noi non sentiamo l'esigenza di dover cambiare i nostri. Per il prossimo anno noi siamo a posto, anzi ti dirò, fin tanto che non riusciamo ad esprimerci al 100% con quello che abbiamo, e non ha assolutamente senso guardarsi quindi attorno. Anzi, tu dici che più che i piloti è Aprilia che può fare ancora di più, cioè il margine è più vostro di miglioramento. c'è tanto margine dal punto di vista nostro, Eh, perché ad essere onesti è da un po' di anni che tutti i nostri piloti ci commentano che bisogna migliorare in una certa direzione, quindi dobbiamo andare in quella direzione, quindi sul fare una moto più che sappia frenare di più e che permetta di sorpassare e curvare di più. Su Vi questo dicono dobbiamo le stesse lavorare. cose? Vi dicono le stesse cose i piloti, i vostri Sì, piloti? sì, 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 sì. Che Ah, bisogna, vedi? no, sono Quindi. abbastanza allineati su questo, sono abbastanza allineati. Certo, hanno uno stile completamente diverso tra Espargarò, che è proprio ha uno stile tutto suo, quindi ancora alla vecchia maniera, seduto in sella, rispetto a quelli a Maverick, a Miguel e a Raul, che sono più su uno stile un po' più moderno, quindi col corpo più fuori, con il sedere non appoggiato sulla sella, quindi un approccio completamente diverso all'ingresso curva e al centro curva. Ma il commento sulla parte di frenata che dobbiamo migliorare, questo c'è da tutti e tre, e in più sul migliorare la parte di trazione in uscita di curva, che dobbiamo migliorare. Quindi, fin tanto che non siamo al 100% noi, non ci guardiamo neanche attorno, anzi siamo contenti di quelli Quindi che, hanno che, che, contratto che fino, 2020 fino a fine 2024 i piloti sì, attuali? sì, 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 Ok, ok. sì, sì. Va bene. Senti, quanti giorni l'anno stai fuori? Hai fatto un conto? Questa domanda è difficile. Qua mi hai beccato, No, sai che perché non lo so. volevo sapere, secondo te, quante gare dovrebbe avere la stagione giusta di MotoGP? Allora, la stagione giusta della MotoGP purtroppo le condizionano le TV, quindi è giusto che siano le TV a decidere. Noi possiamo avere il nostro parere, ma Ma cioè, io il tuo ho bisogna chiesto, non è bisogna che. capire che questo show va avanti per le TV, quindi se loro chiedono 21 Gran Premi è dura per noi. Adesso mi hai fatto fare un conto, secondo me saranno 160 giorni, 170 giorni. Non lo so, non mi hai trovato No, impreparato su perché, questo. perché cioè, perché la stagione è giustamente lunga, ma a volte è percepito che è troppo lunga, cioè anche dal punto di vista del pubblico, poi alla fine c'è il calo. Perché Mm. dopo, se mi posso permettere, se tu fai una stagione così lunga, dopo è bene per te che il campionato sia assegnato alla fine, altrimenti Sì, hai eh, ragione, sei due hai ragione, hai volte. ragione. Sì, hai ragione, hai ragione.
hai ragione. Perché dopo E se ti tu fai dirò, 21, cioè, ti dirò, bisogna concentrarsi, secondo me, più dove c'è interesse dal punto di vista del commerciale, dal punto di vista del motociclismo. Quindi è innegabile dire che la parte asiatica attualmente sia dominante ed è giusto che sia così, quindi bisogna andare in gara nel sud-est asiatico perché lì ancora c'è una fase di crescita molto importante. La parte europea ci sono attualmente 3 gare che riempiono tutto il circuito, tutti gli spalti, che sono Le Mans, che sono Assen e il Sachsenring. Si è visto un calo negli ultimi anni nel lato europeo, ma questo riflette sostanzialmente l'ambito è una situazione commerciale. culturale e commerciale, certo. Sì, Esattamente, sì, sì, sì. esattamente. Ma in India sei pronto per andare in India? Questa è dura. Quella gara dal punto di vista logistico, ma anche dal punto di vista delle profilassi e della salute del Eh. team sarà una gara tosta dove ci dobbiamo impegnare non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista di star bene perché ovviamente è da un po' che non si va lì. Come MotoGP non siamo mai stati in India, la Formula 1 è da un po' che non va, quindi è da capire un attimo quali saranno le condizioni. Allora, io Quindi avevo previsto prepararsi bene è la correttamente, chiave. io avevo previsto correttamente e l'ho indovinata, fra virgolette, che in Kazakh non si andasse. Avevo puntato anche sul fatto che potesse saltare l'India, e invece sembra che purtroppo, Sembra che si vada. Sì, sembra che si sembra che vada si e vada. quindi Ad adesso sembra che si vada. tanta acqua minerale, tanti fermenti lattici e tutta una situazione. Va bene, comunque. Vabbè, allora, il Va bene. regolamento perfetto della MotoGP non esiste, abbiamo detto, però ci possiamo lavorare. Le gare non sono troppe perché comunque Bonora ha detto che obbedisce alle TV e quindi lui non gli interessa, anche perché gli pagano le trasferte, quindi tutto sommato va bene. No, non è quello, non Non è hai quello. trasferte. Vabbè, i piloti non li vuole cambiare, qui è stato bravissimo, veramente, se mi posso permettere, veramente a rischio proprio veramente politico nel dirmi che non vuole cambiare i piloti. Cioè praticamente non ha risposto a niente, nel senso che delle cose che sei riuscito a schivare praticamente tutte le domande. Mi sembrava di intervistare, cioè veramente l'elettrico sì, e che ogni tanto non gli frega un cazzo a lui perché tanto Aprilia non lo fa, ma Piaggio comunque lo sta facendo. Cioè praticamente abbiamo fatto 52 minuti, non mi hai detto niente, cioè niente che io possa usare per creare dell'hype, del dissapore, della cosa, cioè è una roba. Comunque ti dirò che mi è piaciuta, ti dirò che è Per forza che ti è piacevole, è piaciuta, piacevole. è piacevole, non hai rischiato un cazzo, cioè scusami, ma è a me che, cioè, adesso non è che mi è piaciuta, io mi sono trovato bene, ho chiesto quello che volevo, è colpa mia se tu mi hai, come posso dire, hai schivato tutto, però del resto, no, forse sulle concessioni hai detto che ti ci aggrappi un po' e non sei d'accordo, Sì, cioè che le questi. concessioni vediamo bene. Quando ne parleremo capiremo e cercheremo sicuramente di non perdere i vantaggi che non i vantaggi, ma di non perdere il lavoro che è stato fatto da chi ha messo tanto sforzo durante questi anni e che ha raggiunto lo stato attuale della situazione sportiva e si vede adesso con un colpo di mano favorire qualcun altro. Ecco, questo sicuramente è da evitare sicuramente. Quindi ne parleremo, ma bisogna che stiamo attenti a non creare dei precedenti, come abbiamo detto bene, che possono rendere pericolosa la gestione nel futuro. Ecco. Senti, se KTM riuscisse ad avere quella moto in più che ha chiesto, in realtà ne avrebbe chieste due, ma forse è quasi una che ne vorrebbe, tu saresti d'accordo oppure ti darebbe un po' fastidio a te? Sai che me lo stai dicendo tu adesso della moto in più che richiede? Come no, dai, Aio ha chiesto una moto
In realtà Sì. ne avrebbe chieste 2, gli hanno detto di no, perché poi Dorna, tu lo sai, con le concessioni, cioè con la parte factory, Dorna ha detto ufficialmente no, perché 2 moto in più le abbiamo da dare, ma solo se arrivassero delle factory, che non si sa chi potrebbero essere, perché già Gas non è factory, e quindi ha detto sicuramente non te le do a te, caro Aki, perché devi metterci dentro a costa in più e non hai abbastanza moto, insomma vabbè, c'è chi dice Allora, che poi... io ti dico dal punto di vista, guarda, ti rispondo in maniera molto, molto diretta. Io vedrei bene un campionato con 6 costruttori e con 4 moto per ogni costruttore. Questo potrebbe dare vivacità al campionato e potrebbe livellare le questioni tecniche e sportive che Allora, attualmente scusami, sono. allora 4 per 6, 24 moto, Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia, KTM e poi chi vuoi tu? Ah, Perché aperti a Non è qualsiasi, costruttore. Non aperti è costruttore. a qualsiasi costruttore che sia factory. Magari ritornasse Suzuki, ma non credo No. dopo Sai cosa sta l'uscita. facendo Suzuki? Le auto volanti adesso. Non sto scherzando. Sì, l'ho letto, ma Quindi, non so per quando, non so. vabbè, che ce ne frega a noi, tanto né io né tu la dobbiamo comprare. E quindi tu vorresti BMW, vorresti una situazione di questo Ah, tipo? un sesto costruttore darebbe un po' più di vivacità al campionato, quello sì. E avere 4 moto per costruttore, questo non sarebbe male. E credo sarebbe anche una cosa equa e giusta per tutti. E quindi vuoi togliere, adesso chiamerò Ciabatti e gli dirò che tu hai detto, cercherò di creare, insomma. Ma senti, ma tu non fai come il tuo collega Tardozzi che fa moltissimi chilometri durante la gara fra un muretto e l'altro? A parte che tu hai solo No, 2 muretti, però ti dirò che tendenzialmente ti vedo abbiamo. tranquillo. No, no, ti dirò che abbiamo un buon sistema di comunicazione via cuffia, quindi quello che devo dire lo dico in cuffia, no? Anche se cammino tanto, anche se cammino tanto che mi fa bene, ma non mi vedi tanto girare durante le No, no, ma gare. ti si vede, tu hai anche tu, no? Il Garmin, quegli orologi lì, no? Giusto? No, 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 guarda, no, Ah, no, ecco. no, Vabbè. no, 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 non sono, purtroppo rimango veramente tante ore in azienda e quindi mi risulta difficile Non fai sport? andare fuori a correre, eccetera, anche se comunque servirebbe perché ti tiene allenato sia per la testa che per il fisico ovviamente. E bisognerebbe, ormai la MotoGP è diventata veramente impegnativa, soprattutto per persone che finita la gara ritornano in azienda, quindi non fanno solo le gare, ma ritornano in azienda, è impegnativa. È impegnativa. Devi Quindi fare... quando tu mi hai chiesto quante gare, sì, è la televisione che decide, ma quando diventano veramente tante, già adesso siamo un livello veramente difficile da sostenere, quindi bisogna anche No, ma ti cercare ripeto, di allora è gestirsi. logorante per tanti motivi, ma è soprattutto molto pericoloso perché se la situazione si dovesse risolvere dal punto di vista sportivo in un tempo, diciamo, in tempi precedenti, poi ti rimarrebbero 4-5 weekend difficili da piazzare dal punto di vista commerciale. Ed ecco perché poi io penso che si crei tutta una serie di presupposti per i quali poi uno cerca di tenere viva la situazione e allungare il brodo, perché nessuno vorrebbe che il campionato finisse ad agosto, no? Se Sì, poi devi sì, andare sì, avanti sì. fino a novembre, è chiaro che... Esattamente, però dopo esattamente. uno si insospettisce, no? Se comincia a vedere che tutti gli anni il campionato viene deciso all'ultima gara, non so se mi spiego, Sì, 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 dopodiché deve sì, sì, sì. pensare che... E Va tieni bene, conto allora... che abbiamo fatto metà del campionato, che non è metà del campionato, cioè abbiamo fatto 8 gare e ne abbiamo altre 13 da fare, quindi a Silverstone si inizierà la vera Il vero stagione giro di dura boa, perché, cioè, mamma ok, mia, sì. lì comincia a diventare difficile. Va Va bene, bene. se parliamo ancora un po' ti convinco che sono troppe le gare, quindi smetto. Va bene, allora sono contento di come è andata l'intervista, non abbiamo litigato e tutto il resto. Un po' meno per il fatto che non mi ha risposto a niente e che quindi dovrò spiegare ai miei utenti 59 minuti che non hai risposto, però vabbè, insomma,
No, ma me la in realtà sbrigo. ti ho risposto effettivamente sulla base di Su qual è la tutto, nostra però linea. mi hai preso per il culo, insomma, però va bene, No, cioè, no, no, questo mai, no, lo ci accetto. mancherebbe, ci No, mancherebbe. lo accetto, cioè è una sconfitta dell'intervistatore, cioè se quello che deve rispondere se la cava vuol dire che chi fa le domande non è abbastanza bravo. Va bene, È grazie a stato un tutti. piacere. Sì, sì, immagino. Ciao, grazie a tutti, mando la sigla, ciao, ciao. Saluta i Grazie, lettori, grazie, alla saluta prossima, ciao. dai, ciao, ciao.